Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faremo un primo piatto strepitoso, un primo piatto risottato, quindi faremo degli spaghetti al vino risottati con la salsiccia. Ok, non serve l'acqua della pasta perché appunto li risotteremo direttamente nella padella. Per fare questa preparazione ci serviranno per 4 persone 4 salsicce, 4 etti di spaghetti. Questi sono spaghettoni di senatore Cappelli come tipo di grano, che hanno 12-13 minuti di cottura. Vi consiglio di utilizzare uno spaghetto appunto che abbia queste caratteristiche, non uno spaghettino ristorante di quelli da 5 minuti di cottura che non ha molto amido e quindi non viene poi dopo legato per bene. Investite magari €1 in uno spaghetto un pochino più sostanzioso. Ok, qui ho un litro di vino rosso e un pochino d'olio se ci serve. Iniziamo subito la preparazione. Dunque, come si fa quando si fa un risotto, qualsiasi liquido venga aggiunto dentro il risotto per continuare la cottura deve essere caldo. Ok, quindi io ho messo infatti in questo pentolino il vino rosso, bene, che metterò sul fuoco a scaldare. Ecco fatto. Allora, mentre lasciamo scaldare il vino, mi preparo le salsicce. La salsiccia ha il suo budellino, quindi io la incido, tolgo il budellino, la appiattisco un po' e la sgrano così con le mani. Ok, allora prendiamo l'ultima salsiccia. Allora, sgranata l'ultima salsiccia, accendiamo la fiamma sotto, ok, non troppo alta all'inizio. Io non uso una padella antiaderente, quindi ci metto anche un gocciolino d'olio. Se usaste la padella antiaderente valutate se possa servire o meno. Ok, e questa la facciamo andare un po'. Allora, la salsiccia come sentite sta sfrigolando bene, la sfumo con un po' di vino. Allora, sentite bene questo rumore? Ok, questo è il rumore che dovrà fare il vino ogni volta che lo aggiungeremo per la risottatura, se no vuol dire che è calata la temperatura e non va bene. Allora facciamo sfumare un attimo la parte alcolica. Una volta sfumata la parte alcolica andremo ad adagiare gli spaghetti come abbiamo fatto per gli spaghetti all'assassina, solo che in questo caso li bagneremo perché non vogliamo che si attacchino, e quindi iniziamo la risottatura vera e propria. Vedete il vino sta sobbollendo con il vino, quindi li ricopriamo di vino. Allora, cosa si intende per risottatura? Praticamente quando la pasta o il riso che abbiamo inserito avrà assorbito tutto il liquido che ne abbiamo messo, ne aggiungeremo un altro po' per volta. All'inizio ovviamente ci sono comunque 12-13 minuti di cottura, quindi all'inizio se ne mette un po' di più. Dopodiché, quando lo avranno assorbito e gli spaghetti saranno già più morbidi, andremo avanti un cucchiaio alla volta, un romagnolino alla volta, fino ad arrivare a cottura. Allora, qui vedete gli spaghetti cominciano già un po' ad ammorbidirsi, li lasciamo cuocere sempre a fuoco medio-alto, va bene? E affinché non abbiano assorbito tutto questo liquido che ovviamente saprà di vino e di salsiccia, che sicuramente è più saporito dell'acqua, ed è questo che porterà la risottatura di questi fantastici spaghetti. Quindi proseguiamo così e ci vediamo tra poco. Eccoci, allora siamo quasi alla fine della preparazione. Come vedete i spaghetti sono cotti, sono morbidi e stanno assorbendo l'ultimo quantitativo di liquido che gli ho messo. Ne volevo assaggiare uno per sentire di sale, perché a parte quello della salsiccia poi dopo non ho aggiunto nessun tipo di sale. Ci va un pochino appena di sale. Allora, perfetto. Vedete, c'è un profumo esagerato, sono cremosissimi nonostante non si sia aggiunto niente, panna o qualcosa. Questo è soltanto l'amido rilasciato dagli spaghetti che si è legato con l'acqua e con il vino e con il grasso della salsiccia.
Allora, a me è bastato il litro di vino che mi ero preparato prima e l'ho usato tutto. Eventualmente non vi bastasse, aggiungete o del brodo o dell'acqua calda. L'importante è che all'inizio lo spaghetto assorba l'odore e il sapore del vino, poi dopo si può proseguire anche con un brodo o con dell'acqua normale. Allora, spengo la fiamma e ci metto un pezzettino di burro. Questo è opzionale, però con il discorso della risottatura secondo me ci va, alla fine lega un po' il tutto. Ok, e adesso si dà una saltatina. Stesso discorso, se vi piacesse del parmigiano ce lo potete mettere, magari aspettate un altro minutino che abbassi un attimo la temperatura, però secondo me qui non serve perché è già molto bella saporita. Ok, guardate che bellezza, mamma mia, perfetto. Recupero un appoggio, prendo un bellissimo piatto bianco nuovo che ho comprato e facciamo una sorta di nido. Come sempre il nido, prendete una pinza, così lo girate dentro un romaiolino, lo adagiate e lo posate così e lo lasciate andare così. Non è così complicato. Ok, questo è il risultato. Allora, assaggiamo. Sentirete come verranno spettacolari, a parte il colore è bellissimo. Allora fatemi sapere come vi verranno e iscrivetevi anche al canale. Alla prossima!